Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un meraviglioso centrotavola dolce. Sto parlando della brioche pandilana, soffice, profumata, deliziosa e farcita. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro, il romanzo La mia vita a fuoco lento, è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Inoltre su Amazon potete trovare tutte le altre mie pubblicazioni. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare l'impasto della nostra brioche e abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: farina 0 con 12 g di proteine, zucchero, un uovo intero medio, lievito di birra fresco, zeste di limone bio, olio di semi di girasole e latte. Come al solito tutti i pesi li trovate scritti in info box sotto il video. Comincio a versare in ciotola il latte deve essere a temperatura ambiente e non freddo di frigo. Aggiungo tutto lo zucchero e il lievito di birra e lavoro con una spatolina. Ora aggiungo l'olio lavoriamo ancora con la spatola e ora aggiungiamo l'uovo. Ora lo zeste di limone e la farina, tutta in una volta. Lavoriamo inizialmente in ciotola, sempre con la spatola. Ora che l'impasto ha cambiato consistenza, lo rovesciamo sul piano di lavoro e lo lavoriamo a mano. Ora lo lavoriamo in questo modo, vedete la consistenza è perfetta perché è un impasto morbido ma non appiccicoso, come potete già vederlo. Noi lo allunghiamo, poi lo richiudiamo così su se stesso e lo allunghiamo di nuovo. Cambiamo di nuovo il verso e richiudiamo. Lo lavoriamo così per 3-4 minuti. A questo punto possiamo chiuderlo. Eccolo qui. È un impasto semplice da gestire anche a mano perché ha la giusta consistenza, ma è davvero spettacolare. Adesso possiamo mettere l'impasto a lievitare in una ciotola pulita, unta con un filo di olio extravergine di oliva. Chiudiamo con pellicola e attendiamo che il nostro impasto raddoppi di volume.
Dopo 2 ore alla temperatura costante di 24 gradi, questo è il risultato del nostro impasto. Abbiamo ottenuto una lievitazione perfetta. A questo punto dobbiamo, senza stressarlo molto, dobbiamo dividere il nostro impasto in 5 parti. Vedete, io non ho usato neanche farina sul piano di lavoro. E a questo punto formiamo delle palline. Ecco qui la prima. Metto questa pallina su un vassoietto leggermente infarinato e procedo allo stesso modo a formare le altre 4. A questo punto copriamo il nostro vassoio con un canovaccio e lasciamo rilassare il nostro impasto per 15 minuti. Mentre le nostre palline di pasta brioche si rilassano, noi prepariamo la farcia della brioche. Abbiamo bisogno di una mela, un pochino di zucchero, nella stessa ciotolina dello zucchero ho già messo un pizzico di cannella e uva sultanina ammollata precedentemente. Taglio la mela a pezzettini piccoli. Ora aggiungiamo alle mele zucchero e cannella e l'uvetta ammollata. E la farcia della nostra brioche è pronta. Diamo così la forma di un ovale. E ora ritagliamo tante piccole striscioline. Ecco. A questo punto la parte non tagliata va farcita. Chiudiamo e arrotoliamo. E questo è l'effetto che otteniamo. E ora la brioche va all'interno di una teglia che nel mio caso misura 24 cm di diametro. Ho messo sul fondo della carta da forno e ho imburrato le pareti. Continuo allo stesso modo la preparazione di tutte le altre. E anche l'ultima la mettiamo in teglia.
A questo punto dobbiamo semplicemente coprire la teglia con pellicola e attendere che la brioche raddoppi di volume. Dopo 2 ore di lievitazione il nostro impasto ha più che raddoppiato di volume. Ora, prima di cuocere la brioche, dobbiamo spennellarla con il latte. Il latte deve essere temperatura ambiente e non freddo di frigo. E ora possiamo cuocere la nostra brioche in forno ventilato preriscaldato a 170 gradi per 20-25 minuti fino a doratura. Ecco la brioche appena sfornata. Ora, prima di toglierla dallo stampo, la copriamo e la lasciamo raffreddare completamente così coperta. Nonostante sia ripiena, sembra un cuscino. E adesso vediamo l'interno. Guardate che impasto. Quello che io chiamo un impasto filante. Guardate che cos'è. Vedete? Credo che non ci sia nient'altro da dire se non provate a farla perché è strepitosa. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero vivamente che la mia brioche ripiena di mele sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.